Ci credete che sono ancora in apnea? Mamma mia, ero lì nella cameretta a fare davanti, dietro perché sta partita qua. Ragazzi miei, ti toglie ogni energia. Non c'è nulla da fare, quest'anno la miglior interstagionale ce la stiamo godendo in Europa. In Europa perché anche stasera, ragazzi miei, io vi dico la verità, dopo il primo tempo, con l'uscita di Lautaro, per l'inerzia della gara, ho detto la- può finire male, può finire male. E invece è stato un secondo tempo prodigioso, ecco, prodigioso, tiro fuori questo termine che abbiamo sentito, no? Di recente, prodigioso, ma veramente ragazzi miei, perché nella seconda parte di gara hai tenuto testa al Barcellona a casa loro e vi dico una roba, se quasi quasi, se un altro po' per quello che abbiamo visto, no? Bene, molto, 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 molto bene così. Ne parliamo. E come? Scusa, scrivania. Oggi ti tratterò divinamente, te lo prometto. Almeno per oggi, goditela. E vi invito come al solito a spolliciare per il nostro amico algoritmo, che come al solito ha bisogno di questi benedetti like. Inoltre, se volete, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito di prossimi contenuti, lavorerò sta un po' alla live reaction, traffica di gol. Mi vedrete ovviamente sbarellare. Quindi, din don, attivate la campanella. Grazie, signori miei, grazie non solo magari per il supporto, per l'iscrizione, ma anche per i tanti commenti, per il fatto che, no, siamo comunque una community attiva e questo mi fa piacere anche per tifosi, no, dei romanisti. Oh, sento, vi faccio fare il tifo per voi. Questo mi piace tutta sta roba qua, mi piace. Allora, dove andiamo? Eh, Fermo restando che è andata un po' come ci aspettavamo, sotto quale aspetto? Sotto proprio l'aspetto dei gol, cioè loro vulnerabili a campo aperto sulle ripartenze ovviamente e vulnerabili da calcio, da palla inattiva e i gol li ha presi così il Barcellona, era chiaro anche lo spartito e ci ritroviamo due volte avanti con un primo gol fatto bene, fatto proprio bene, l'azione, no? Ripartenza perfetta, pulita, di qualità, chiusa magnificamente da Thuram. Oh, che succede qua? Che succede? Oh, che succede qua? Che dobbiamo fare? Che facciamo? Che facciamo? Mamma mia, non ho capito come c'è questo problema che, no? Diventa tutto opaco. Ci siamo. Dicevo, chiusa anche benissimo, benissimo da Thuram che sfrutta la, la, lo scivolone del difensore. Non mi viene mai il nome del Cubarsì e l'altro non mi viene mai, non mi viene mai il nome. E poi da palla inattiva Dumfries clamoroso, clamoroso ragazzi miei, fa il secondo gol. Vi dico la verità, lì forse poi abbiamo visto proprio una, come posso dire, forse anche una disposizione tattica ovviamente sbagliata, perché l'Inter si è messa dietro, ha detto parcheggio tutti dietro e magari due gol, no, siamo avanti 2-0, magari non ne prendiamo. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. O magari non è andata così, perché ti costringe anche la qualità, il gioco del Barcellona, e se tu sei un pochettino timido, appunto ti abbassi. Però vi dico la verità, se non era una disposizione volontaria, non fai quel secondo tempo là, no? Se sei mangiato dal timore, dalla paura dell'avversario, perché sul 2 al 2, perché ti rimontano i due gol, sai, nel secondo tempo rischi di essere asfaltato, invece sei uscito con coraggio e secondo me, ribadisco, è stata forse proprio una mossa ovviamente, per quanto mi riguarda sbagliata,
perché ti ammazza, perché così chiudendoti dietro, troppo passivi, poco aggressivi, non ripartivi mai, ti ammazzano anche perché quelli là hanno un fenomeno, ragazzi, che la metà basta, mica solo uno, però in una squadra di funamboli, di campioni, Pedri che ti mette la palla dove vuole, Rafinha che a posto del sinistro c'ha un cannone, un razzo, eh, De Jong che è un metronomo, Kubarsi che è un veterano a 17 anni, tutto quello che vi pare. C'è Diamal poi che è qualcosa proprio anche di a sé, di a parte. Questo ragazzo, ragazzi, ha già vinto un europeo da protagonista e a 17 anni gioca con una qualità, una disinvoltura, una padronanza, un livello, una semifinale di Champions. Questo qua vuol dire che non lo so se arriverà, no, ad avere la carriera che poi un certo Messia ha avuto, però quello che posso dirvi è che di sicuro ha tutto per arrivarci, ha tutto, ce l'ha per arrivare lì, ce l'ha. Poi dall'avercelo e dal... No, quante volte noi parliamo di giocatori? Adriano, sì, sì, Cassano, sì, sì. Questo qua sì, questo qua sì, sì, questo qua sì. Ehm, Però nel secondo tempo molto bene anche la scelta Carlos Augusto, perché forse l'unica mossa sbagliata è stato Di Marco, perché Di Marco non ne ha, è veramente opaco in questo momento, non è al suo livello, ma non oggi, da un po' di tempo ha voluto metterlo, ma con la condizione di Carlos Augusto deve giocare Carlos in questo momento. È facile poi dirlo col senno del poi, forse era facile anche dirlo prima in realtà. E poi vi dico la verità, esce Lautaro, ma entra Taremi, oggi fa bene Taremi. Oggi fatemelo dire, Taremi ha fatto, e il secondo tempo va anche in un certo modo, anche per merito di uno degli attaccanti che è andato benissimo Taremi. Peccato non aver avuto Thuram al 100%, è vero che è segnato, è vero che l'abbiamo recuperato, è già grande cosa, ma anche Thuram è al 50%. Peccato non aver avuto, e speriamo di averlo, di recuperarlo almeno nella seconda partita. Stavo per dire secondo tempo perché quello che si giocherà è veramente un secondo tempo. È questo. Però la sensazione che mi ha dato, ripeto, l'Inter in questa gara, soprattutto, ripeto, per come è finita la partita, è la sensazione che tu puoi veramente fare l'impresa, chiamate come vi pare, visto che a tanti piace usare la parola miracolo, miracolo, utilizzate quello che volete, ma l'Inter veramente ha due vittorie dal vincere la Champions, cioè ha due partite dal vincere la Champions, poi non ci riuscirà, è probabile, perché se batti il Barcellona c'è comunque il Paris Saint-Germain o lo stesso Arsenal, è difficile, cioè, ci sono tanti fattori, tanti episodi, ma l'Inter mi ha dato, non mi ha dato, l'Inter ha dimostrato, no, l'Inter ha dimostrato oggi, lo aveva già fatto in precedenza, ma visto che piace parlare delle assenze del Bayern Monaco, stasera ha dimostrato che, che merita di essere lì, cioè che nessuno le ha regalato niente in Europa e che il percorso è netto. Questa squadra, soprattutto quando è al completo e riesce a esprimersi bene, con Dumfries e Thuram che non a caso recuperati, che sono quelli che segnano, non è un caso. E molto molto bene, molto 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 bene. Ripeto, il secondo tempo è stato prodigioso, prodigioso. Io non so come giudicarlo, dovrei rivederla di nuovo e quindi sapendo già i risultati, quindi me la godrei meglio. Ripeto, paradossalmente nel secondo tempo mi dispiace perché eh, cioè non sei andato mai sotto, sì, dal punto di vista del gioco sì, contro il Barça, ma non sei stato mai sotto dal punto di vista del risultato contro i catalani e mi dispiace che dopo il 2-2 fai il 3-2 e prendi quel gol evitabilissimo. Attenzione, resta la grandissima giocata di Rafinha, clamoroso, ma lì devi leggerla, non devi lasciarlo non devi lasciarlo solo in quella circostanza là. Peccato non aver letto lo schema, peccato davvero.
E il secondo gol è brutto, il secondo gol è ancora più brutto perché una palla messa in mezzo da Pedri a difesa piazzata, visse che Acerbi praticamente proprio a volo. Però è veramente andare lì a valutare il dettaglio, il tutto e il resto. Prendiamoci la prestazione di squadra, ripeto, prendiamoci la reazione avuta, vai 2-0, ma ti rimontano il giro di poco, fanno 2-2, puoi crollare, puoi veramente soccombere, invece questa è l'Inter che è arrivata lì proprio per la sua resilienza, senza ombra di dubbio. Bene, anche Taremi l'ho già detto. Sfruttiamo, non lo so, ma sfruttiamo l'infortunio di Koundé, perché se ho citato l'infortunio di Lautaro che poteva ammazzarci, l'infortunio di Koundé gli ha dato parecchie noie al Barça, parecchie noie al Barça, quindi non lo so se lo recupereranno o meno. Se non lo recuperano, ripartiamo dal secondo tempo. Facciamo quella gara là, bisogna fare quella gara là, bisogna giocarla, bisogna ripartire ogni volta che si può, ma soprattutto bisogna anche essere aggressivi, non solo passivi, chiusi, perché se no fai il loro gioco e sei finito, sei finito. Ah, ho citato, potevamo anche segnare per un nulla, gol annullato, eh. Va bene, va bene così, va bene così, grande, grande, prodigiosi, prodigiosi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le accate, iscrivetevi al canale, sono andato lunghissimo, anzi, per un video a caldo, ma ce ne sarebbero altre di cose da dire, molto probabilmente domani mattina, poi nella tarda mattinata analizziamo anche a freddo con calma, se è possibile. Un grande abbraccio da Neschio.